Rio Cangemi per Hotcorn, la prima domanda è inevitabile: che effetto fa ritrovare il camorrista 35 anni dopo? Beh, ritornare alla mia opera prima dopo tantissimi anni è un'esperienza molto speciale. È un po' come tornare a confrontarsi con se stesso, un po' a ripercorrere in qualche maniera la- il, il tuo stato di preparazione all'inizio del viaggio, della professione che scegli di fare. E quindi ho ritrovato la mia passione, la mia energia, la mia voglia di fare cinema, il mio sapermi impegnare su un tema importante. Poi ho trovato anche tante ingenuità e ho trovato anche tante cose che forse oggi non saprei fare, così come le ho fatte all'epoca. Quindi un riguardarmi, un potermi osservare dall'inizio del viaggio che ho intrapreso 40 anni fa. E quindi un'esperienza molto bella, sono grato alla Titanus di avermi dato l'opportunità di viverla. Ecco, infatti parlare del camorrista significa parlare anche chiaramente di Goffredo Lombardo. Lei che ricordo ha? Beh, di Goffredo Lombardo io ho un ricordo enorme perché devo tutto a lui, perché all'epoca non era scontato che un produttore del suo livello rischiasse di realizzare un film così difficile, anche così scottante per i temi che affrontava, nelle mani di un giovane esordiente che aveva solo fatto dei documentari. Io oggi talvolta ci penso, non è così scontato, e quindi gli sono grato, ma anche per gli insegnamenti che mi ha dato, ma anche per quest'idea assolutamente incredibile di suggerirmi di fare, oltre al film, la serie all'epoca, pur di riuscire a mettere in piedi il budget necessario a fare il film, perché il film era troppo costoso per un esordiente. Ma lui a un certo punto si era talmente intestardito e mi disse: fai anche una versione a puntate, allora io riuscirò a trovare i soldi necessari. E io ho accettato di farlo, ma per lui, a me sembrò solo un escamotage, ma per lui non era solo una trovata. Lui era convinto che lo schema della narrazione seriale non si fosse esaurito con gli sceneggiati televisivi degli anni 60 e che avrebbe avuto una nuova giovinezza. Il tempo gli ha dato ragione, e quindi oggi talvolta la gente pensa che io questa serie l'abbia girata adesso, perché sembra anacronistico che io l'abbia girata 40 anni fa, e invece è così, l'ho girata che ero poco più che un ragazzo. Fantastico. Tornando anche a quello che diceva prima, se il Giuseppe Tornatore di oggi potesse dire qualcosa al Giuseppe Tornatore di quegli anni, cosa direbbe? Beh, talvolta gli direi che magari in qualche sequenza c'era qualche inquadratura di troppo, e quindi che non era necessario talvolta rendere tutto esplicito, e che qualcosa la si poteva sottintendere rendendo più forte il racconto di una sequenza. Però su certe altre cose oggi sarebbe quel tornatore lì che mi insegna come essere spudorato nell'affrontare certe situazioni e come essere padrone della situazione. Quindi all'epoca avevo i difetti dell'esordiente, ma anche i pregi dell'esordiente. Grazie mille, grazie Prego. davvero.